Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi vi voglio far vedere che con i soldi di un'utilitaria ci si può portare a casa una sportiva divertente e coinvolgente come questa dietro di me, la Nissan 350Z. Andiamola a provare. Oggi vi voglio dimostrare che non c'è bisogno di spendere un patrimonio per portarsi a casa una sportiva a trazione posteriore con un buon motore e che soprattutto regali tante emozioni. E la Nissan 350 ne è la prova, perché sto guidando una sportiva giapponese che è disponibile, guardando il mercato dell'usato, a partire da circa 8.000 euro. E con questi soldi io penso che ci si porta a casa una gran bella sportiva. Quando era uscita nuova era la rivale di macchine come la Porsche Cayman o la BMW Z4, e la 350Z penso che come rivale sia una proposta molto interessante, soprattutto ai prezzi del mercato attuale, perché con questi soldi portiamo a casa una coupé a due posti secchi da 280 cavalli. Davanti a noi abbiamo un motore 3500 V6 aspirato che originariamente su questa macchina che sto provando sviluppava 280 cavalli e circa 316 Nm di coppia. Ho usato il passato perché questa macchina ha un pochino di preparazione e ora sviluppa circa 340 cavalli. Sì, esatto. E anche un punto a favore delle macchine sportive giapponesi in generale è il fattore modifica, perché nel mondo delle giapponesi puoi trovare di tutto e di più per quanto riguarda le preparazioni. Infatti in questa 350 sono state cambiate diverse cose. Forse una delle modifiche più interessanti sono proprio le gomme, perché ha delle signore gomme, delle Toyo R888 che sono delle semi-slick. E dire che queste sono le strade ideali per sfruttare sia le gomme che il motore di questa macchina. Abbiamo dimenticato il controllo trazione attaccato, purtroppo. Possiamo anche staccarlo. Sì, ce l'hai in basso a sinistra. Ok, ESP. Sì. Ok, l'abbiamo spento. Ok, adesso sento che è un po' più fluida. Sì. Sì, è troppo aggressivo il controllo trazione, specialmente dopo le modifiche. Coinvolgente il sound di questo V6 che non ha lo scarico originale ma monta un impianto completo a borla. Sì. Bello, sempre bello il sound del V6. Devo dire che spinge anche bene, sopra i 4.000 giri si inizia a sentire tutta la potenza che arriva e fino al limitatore a circa 7.000 giri. Sì, esatto. Non è male. Molto coinvolgente anche giocare con il cambio. Tu gli hai anche cambiato la leva del cambio. Sì. Un short shift. Sì, sì, sì. Devo dire che le cambiate non sono per niente male, sono molto dirette e secche. Il problema è che la leva è in alluminio, quindi oggi che c'è il sole io ho bisogno del guanto da forno per cambiare le marce. Mi piacciono molto anche questi sedili che sono confortevoli e anche molto contenitivi, però devo dire che l'assetto è un pochino rigido. Se non sbaglio tu gli hai fatto qualcosa. Sì, 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 è un assetto di 2. Se ci stai più di un'ora ti viene praticamente mal di schiena. Ottimo. Poi c'è un'altra cosa che non capisco, è che su 4 macchine giapponesi che ho provato ultimamente questa è la terza che non ha l'aria condizionata. Io sto gocciolando, sto sudando. Vedete sta mania di voler ridurre il peso a tutti i costi. Ho l'impressione di pensare che questa macchina da nuova costava circa 37.000 euro e oggi
non è il modello base, è la Level 2, cioè la versione un po' più accessoriata, e quindi con questi soldi da usata ci si porta a casa una macchina che non è solo piena di cavalli con un'impronta molto sportiva, ma è anche piuttosto confortevole e permette di essere usata anche tutti i giorni, anche per fare dei lunghi viaggi, che magari senza aria condizionata un lungo viaggio non lo farei. Però se avesse l'aria condizionata sarebbe un'ottima macchina per essere usata anche per fare lunghi viaggi. L'ingresso curva comunque si avverte la massa della macchina, perché comunque non è proprio leggerissima, avendo anche un motore così grosso davanti rispetto alle sue rivali Z4 Cayman. Questa era la più pesante, però mi ha detto che comunque, anche se non è leggerissima, l'impianto frenante non ne risente più di tanto. No. Anche in pista, dove i freni vengono messi ad una prova, comunque regalano delle belle frenate. Comunque devo dirlo, anche a guidare con i controlli completamente spenti, questa macchina incollata all'asfalto, anche grazie a queste gomme, devo dire. Perché se io penso, se avessi una macchina così comprerei gomme con un po' meno grip per divertirmi un po' di più in curva. Ecco, forse nell'acquistare una macchina così usata bisogna stare attenti, perché questa secondo me è proprio una di quelle macchine che la gente compra poco per usarla fondamentalmente per la guida di traverso, quindi devi assicurarti di comprare una macchina che non abbia mai visto il muro. Certo, una delle prime cose che devi fare tra l'altro è sicuramente il differenziale, se vuoi godertela come si deve, sentire un po' il posteriore. Devo dire che come rapporto prezzo-prestazioni secondo me è una macchina molto valida. Certo, se guardiamo gli interni ci rendiamo conto che Nissan ha risparmiato un po' sulla qualità dei materiali, ciò ne ha beneficiato anche sul prezzo da listino da nuovo, però usata sugli 8.000 euro nel complesso penso sia una macchina molto valida. Il problema sta un po' nel mantenimento, perché comunque anche se è una macchina vecchiotta mi ha detto che ogni anno paga circa 1.000 euro di bollo. Sì, a Torino sì, il prezzo è quello. Le assicurazioni su questa anche non sono, non sono molto amiche. 1.000 euro per circa 300 cavalli, se ci pensate non sono tanti, però se ci pensate 1.000 euro su un prezzo d'acquisto di circa 8.000, allora sì, sono tanti. E poi i tagliandi tu mi dicevi che li fai ogni 4.000 km. Sì, all'incirca. Tu però mi hai detto che il piede è pesante, quindi magari uno se va un po' più tranquillo potrebbe farne anche il doppio. Sì, indubbiamente. Però un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è che anche questa macchina qui, come quasi tutte le giapponesi vecchie che si rispettano, anche questa consuma olio. Purtroppo sì, è proprio un difetto del VQ35D. Sui motori invece creati dopo questo problema non sussiste. Cioè solo sulla prima generazione? Sì, su questa esattamente. Perfetta di così sulla spirata. Anche questo fa parte del piacere di guida, avere una risposta immediata dell'acceleratore, un cambio estremamente preciso e diretto. Io penso che per questi soldi la 350Z sia una macchina che regala tante soddisfazioni. Io penso che a comprarla a queste cifre al momento della rivendita non ci perdi neanche dei soldi. Quel mio amico ne ha avuta una per tanti anni, se l'è goduta, si è divertito tanto e addirittura l'ha rivenduta guadagnandoci qualcosina. Beh ragazzi, che dire, a me la Nissan 350Z mi ha entusiasmato molto, mi è piaciuto molto la cattiveria del motore, così come il cambio molto preciso e diretto.
Che dire, per circa 8.000 euro comprare una coupé trazione posteriore, cambio manuale, motore V6 che fa da 0 a 100 in circa 6 secondi con una velocità limitata di 250 km/h. Per questi soldi che altro lo potete comprare? 500 o 350? Io ringrazio molto il proprietario per avermela fatta provare. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!